Buongiorno a tutti, sono Lucas e siete su Wow Podcast Italian. Mia, oggi ho una storia che devo assolutamente raccontarti. Non crederai a quello che mi è successo stamattina. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Wow Podcast Italian. Lucas, hai già una faccia stanca e sono solo le 9 di mattina. Cosa è successo? Mia, ogni mattina prendo la metropolitana per andare al lavoro, giusto? Di solito ci vogliono circa 30 minuti, ma oggi è stato un disastro totale. Oh no, racconta! Anch'io prendo i mezzi pubblici ogni giorno, quindi capisco bene. Cos'è andato storto questa mattina? Allora, tutto è iniziato quando ho messo la sveglia alle 7. Mi sono alzato, ho fatto colazione, mi sono vestito, era tutto perfetto. Sono uscito di casa con 10 minuti di anticipo. Mi sentivo così bravo, così organizzato. Aspetta, hai detto 10 minuti di anticipo? Lucas, questo è già un miracolo per te. Di solito arrivi alla fermata mentre il treno sta già partendo. Hai ragione, lo so, ma oggi volevo davvero fare le cose bene. Quindi sono arrivato alla fermata della metro con tutto il tempo del mondo. Ho aspettato il treno ed è arrivato puntualissimo. Perfetto, pensavo. Oggi andrà tutto bene. E invece? Sento che c'è un grande invece in arrivo. Cari ascoltatori, siete pronti? Scommetto che molti di voi hanno avuto mattinate simili. Scriveteci nei commenti se anche voi avete storie pazzesche dei mezzi pubblici. Sì, il grande invece è arrivato. Sono salito sul treno. Ho trovato anche un posto a sedere, cosa rarissima all'ora di punta. Mi sono seduto, ho preso il telefono per ascoltare un po' di musica e dopo 5 minuti il treno si è fermato. Fermato come? Una fermata normale? No, fermato in mezzo al tunnel. Buio quasi totale, solo le luci di emergenza, silenzio. E poi una voce dagli altoparlanti che diceva: «Ci scusiamo per il disagio, il treno è fermo per un guasto tecnico. Attendere, prego». Ah, il classico attendere prego. Quella frase che fa venire l'ansia a tutti. Ma Lucas, quante persone c'erano sul treno con te? Il vagone era pieno, almeno 50 persone, forse di più. Tutti con il telefono in mano, tutti che guardavano l'orologio, tutti che mandavano messaggi ai loro capi. «Scusa, faccio tardi. Sono bloccato in metro. Arrivo appena posso». Capisco benissimo quella sensazione. L'ansia che cresce ogni minuto che passa. E il telefono che di solito non prende segnale sottoterra. Come hai fatto? Esatto, nessun segnale. Non riuscivo a mandare messaggi, non riuscivo a chiamare nessuno. Ero completamente isolato dal mondo. E nel frattempo il mio capo sicuramente stava aspettando. Avevo una riunione importante alle 9:30. Una riunione! Questo cambia tutto. Cari ascoltatori, avete mai perso una riunione importante per colpa dei mezzi pubblici? Lasciate un commento qui sotto, vogliamo sapere le vostre storie. Dopo 20 minuti di attesa nel tunnel buio, finalmente la voce è tornata. Il guasto è stato risolto. Il treno ripartirà tra qualche minuto. Finalmente! Ho pensato che forse ce la facevo ancora. E sei ripartito? Sì, siamo ripartiti, ma solo fino alla prossima stazione. Poi il treno si è fermato di nuovo e la voce ha detto: «Per ragioni di sicurezza, tutti i passeggeri devono scendere. Questo treno è fuori servizio». No, e adesso? Come sei arrivato al lavoro? Ho dovuto uscire dalla stazione metro e cercare un autobus, ma indovina un po'? Anche gli autobus erano in ritardo. Probabilmente c'era traffico enorme perché tutta la gente dalla metro aveva cercato altri mezzi. Certo, è la reazione a catena dei trasporti. Quando c'è un problema con la metro, tutti vanno agli autobus, i taxi, le biciclette. Tutto si blocca insieme. Ho aspettato l'autobus per 15 minuti sotto il sole. Non avevo preso l'ombrello naturalmente. E indovina cosa è successo dopo 10 minuti? Ha iniziato a piovere? Ha iniziato a piovere. Una pioggia forte, improvvisa. Io lì, fermo alla fermata dell'autobus, senza ombrello, bagnato come un pulcino. Le persone vicino a me ridevano. Anche io ho riso alla fine. Cosa altro potevo fare? Questa è la cosa bella degli italiani, no? Anche nelle situazioni difficili troviamo il modo di ridere. E l'autobus è arrivato? Sì, finalmente è arrivato. Ovviamente era strapieno. Sono riuscito a salire a malapena. Ero bagnato, stretto tra decine di persone, con la borsa schiacciata contro il finestrino. E il mio telefono ha trovato segnale solo per mostrarmi un messaggio del mio capo. «Lucas, dove sei? La riunione è tra 5 minuti». Povero Lucas, cosa gli hai risposto?
Ho scritto solo arrivo subito, problemi con i mezzi. Lui ha risposto ok, ti aspettiamo. Per fortuna il mio capo è una persona comprensiva, sa bene come sono i trasporti in città. Questo è un punto importante. Molti capi capiscono i problemi dei mezzi pubblici perché loro stessi li vivono, ma non tutti sono così fortunati. Cari ascoltatori, i vostri capi sono comprensivi quando arrivate in ritardo per colpa dei trasporti? Sono arrivato in ufficio alle 10, 1 ora e mezza di ritardo. La riunione era già finita, ma i miei colleghi mi avevano salvato, avevano preso appunti per me e mi hanno raccontato tutto quello che mi ero perso. I colleghi buoni sono preziosissimi. E dimmi, Lucas, hai imparato qualcosa da questa mattina terribile? Assolutamente sì. Prima di tutto, controllare sempre le notizie sui trasporti prima di uscire di casa. Ci sono delle app che mostrano in tempo reale lo stato delle metropolitane e degli autobus. Le usavo raramente, ma ora le controllerò ogni mattina. Ottimo consiglio. Io uso sempre quelle app e mi hanno salvato molte volte. Ma c'è qualcos'altro che si può fare per rendere il tragitto più sopportabile? Sì, la seconda cosa è portare sempre qualcosa da fare o da leggere. Quando ero bloccato nel tunnel avevo scaricato dei podcast sul telefono, per fortuna. Così almeno ho potuto ascoltare qualcosa mentre aspettavo. E per la pioggia, ovviamente, tenere sempre un ombrellino piccolo in borsa. Classico! L'ombrello pieghevole nella borsa è essenziale in città. E voi ascoltatori, ascoltate Wow Podcast Italian mentre siete in metropolitana o sull'autobus? Fateci sapere nei commenti. Sarebbe bellissimo sapere che qualcuno ci ascolta proprio durante il tragitto. Mia, tu come gestisci il tuo commute ogni giorno? Anche tu hai storie pazzesche? Oh Lucas, dove inizio? Sai che io prendo il treno regionale ogni mattina? Vivo fuori dalla città, quindi il mio tragitto dura quasi 1 ora quando tutto va bene. 1 ora ogni mattina e ogni sera? Come fai? Con la giusta mentalità e con buona musica. Sai che ho iniziato a vedere il tempo sul treno come il mio tempo personale? È l'unico momento della giornata in cui nessuno mi può disturbare. Niente telefonate di lavoro, niente messaggi urgenti, solo io e quello che voglio fare. Che bella prospettiva! Hai completamente cambiato il modo di vedere la cosa. Invece di stressarti per il tempo perso, lo usi bene. Esattamente! Ho letto tantissimi libri in questi anni grazie al treno. Ho imparato parole nuove, ho ascoltato podcast, ho anche scritto idee per il lavoro. Il tragitto può diventare produttivo se lo vuoi. Ma non hai mai avuto problemi? Ritardi, scioperi, treni sovraffollati? Certo che sì. Una volta c'è stato uno sciopero improvviso e il treno non è partito. Sono rimasta alla stazione per 2 ore, aspettando informazioni che non arrivavano mai. Alla fine ho chiamato un taxi, ma costava un occhio della testa. Lo sciopero è la cosa più temuta dai pendolari. Non si sa mai quando arriva, nonostante ci siano gli avvisi. E spesso gli avvisi arrivano all'ultimo momento. Esatto. Adesso controllo sempre le notizie la sera prima. È diventata una routine, controllare meteo, controllare stato dei trasporti, preparare il piano B. Un buon pendolare deve sempre avere un piano B. Cari ascoltatori, avete un piano B per quando i mezzi pubblici non funzionano? Scriveteci e vi chiediamo anche: preferite la macchina o i mezzi pubblici per andare al lavoro? È una domanda interessante. Io ho la macchina, ma preferisco il treno per andare in città. Con la macchina il traffico è terribile, il parcheggio è carissimo e lo stress è molto più alto. Almeno sul treno posso rilassarmi. Sì, il traffico in città è un altro problema enorme. Ho un amico che ogni mattina impiega 90 minuti in macchina per percorrere soli 20 chilometri. È assurdo. 90 minuti! Questo è il problema delle grandi città. I trasporti pubblici, nonostante tutti i loro problemi, rimangono spesso la scelta migliore, almeno in teoria. In teoria sì, in pratica, come abbiamo visto oggi con la mia avventura mattutina, non sempre funziona come dovrebbe. Ma cosa possiamo fare? Dobbiamo convivere con questi problemi e cercare di trovare soluzioni. Bravissimo Lucas! E questa è anche una lezione di lingua italiana, no? Quando parliamo di problemi di tutti i giorni usiamo espressioni molto comuni. Per esempio, fare tardi, perdere il treno, essere bloccato nel traffico. Gli ascoltatori che stanno imparando l'italiano le sentono spesso? Sicuramente! Queste sono frasi che ogni italiano usa ogni giorno. Ho fatto tardi. Ho perso il treno.
Ero bloccato nel traffico. Sono espressioni essenziali per chi vive o lavora in Italia. E una bella espressione che usiamo quando qualcosa va storto è sono cose che capitano. Significa che certi problemi succedono a tutti, fa parte della vita. Come hai detto tu prima in Lucas, alla fine hai riso della situazione. Sono cose che capitano. Esatto, sono cose che capitano. Bella espressione. Cari ascoltatori, usatela la prossima volta che qualcosa va storto, vi farà sentire subito meglio. Prima di concludere, voglio chiedere agli ascoltatori: qual è la vostra esperienza con i mezzi pubblici nel vostro paese? Sono migliori o peggiori di quelli italiani? Lasciate un commento, siamo curiosissimi. Sì, vogliamo sapere! I trasporti pubblici sono diversissimi in ogni paese del mondo. Alcuni sono fantastici, puntuali, comodi, altri sono un po' come quelli di Lucas questa mattina. E se siete in Italia o state pianificando di venire, sappiate che i mezzi pubblici nelle grandi città come Roma, Milano e Torino possono essere molto efficienti, quando funzionano bene. E quando non funzionano, almeno avrete una bella storia da raccontare. Come me oggi. Ragazzi, grazie mille per averci ascoltato oggi su Wow Podcast Italian. Spero che la mia mattinata disastrosa vi abbia fatto imparare qualcosa di nuovo in italiano e magari vi abbia anche fatto sorridere un po'. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi. Ogni settimana raccontiamo storie della vita quotidiana italiana per aiutarvi a imparare la lingua in modo naturale e divertente. Rispondete alle nostre domande nei commenti. Vogliamo davvero sentire le vostre storie e leggere i vostri messaggi. Siete la nostra comunità e ci fate molto felici con ogni commento. A presto, ascoltatori di Wow Podcast Italian. Continuate a studiare l'italiano con noi. E ricordate, anche quando le cose vanno storte, si può sempre trovare qualcosa su cui ridere. Buona giornata a tutti. Arrivederci e la prossima volta che siete bloccati in metro, pensate a me e sorridente. Ciao a tutti!